tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. È passato davvero un bel po' di tempo dall'ultima volta che ho filmato un video dedicato agli empties, ovvero ai prodotti che ho terminato. La dimostrazione è questa, che la mia scatola dei prodotti finiti trabocca, quindi cercherò di non perdere troppo tempo nell'introduzione, anche perché ormai credo che sappiate di che cosa si tratta. Vi mostrerò tutti i prodotti che ho utilizzato fino alla fine, condividendo delle veloci, cercherò di farle veloci, recensioni, facendovi sapere se mi sono piaciuti oppure no, se li ho già ricomprati, insomma bla bla bla. Iniziamo immediatamente perché, come avete appena visto, c'è una montagna di roba. Come da tradizione pesco a caso, senza soluzione di continuità. La prima cosa che trovo è questo. La cipria di Laura Mercier, la mia cipria preferita in assoluto, è in polvere libera, traslucida, e infatti si chiama la Translucent Loose Setting Powder. Mi piace tantissimo, l'ho già ricomprata, la utilizzo molto spesso, anche perché fissa il trucco senza renderlo stopposo e non ha nessun tipo di flashback, è perfetta anche in foto, in video, insomma la cipria perfetta. Questa è secondo me una delle migliori sul mercato, quindi assolutamente pollice su. Andiamo avanti, infatti totalmente una nuova categoria, crema per il corpo, la Brazilian Bam Bam Cream. Ve ne ho parlato anche in uno dei miei video dei prodotti preferiti e credo anche nel Best of Beauty del 2017. È una crema corpo spettacolare, ha una texture vellutata, voluttuosa, si stende in un secondo, si assorbe in fretta, lascia la pelle morbidissima e poi ha questa profumazione alla vaniglia che io trovo deliziosa. Quindi anche in questo caso assolutamente pollicione in su. Andiamo avanti. Sulla sezione di nuovo trucco, come la cipria, matita per le sopracciglia, la Goof Proof Brow Pencil della Benefit, una delle mie preferite, quella che ha la punta slant, obliqua, non mi veniva in italiano. Girando ovviamente c'è il prodotto che, essendo finito, non può più presentarsi ai miei occhi. Mi piace perché è semplicissima da utilizzare per questa forma inclinata, mannaggia, perché appunto rende molto semplice delineare le sopracciglia. E poi ovviamente, come sempre, dall'altra parte c'è lo scovolino, quello stile mascara. Se cercate una matita per le sopracciglia facile da utilizzare, la consistenza è un po' quella quasi di una cera, quindi dura a lungo, non si lascia sciogliere facilmente dalle avversità, vi consiglio questa della Benefit, a me piace tantissimo. Restando in tema di prodotti per le sopracciglia, ho finito anche il Wunderbrow, il famosissimo Wunderbrow, il gel per sopracciglia che rimane per sempre, anche facendo il bagno, anche passandosi una mano così, non se ne va mai finché non lo si toglie con uno struccante per occhi. Mi è piaciuto tantissimo, tant'è che l'ho finito, non l'ho ancora riacquistato, ma lo farò molto presto perché lo trovo comodo, soprattutto quando uno si trucca la mattina e poi torna a casa la sera e ha piacere di avere le sopracciglia al loro posto, precise per tutto il giorno. Quindi è un prodotto che io trovo validissimo. Di nuovo pollice alzato ma alla grande. Chissà se ci sarà anche qualche pollice, forse qualcuno. Andiamo avanti. Passiamo alle creme per il viso. Questo è un prodotto che ho acquistato un po' più di recente, anche questo l'ho inserito nei miei video dei prodotti preferiti di sicuro, perché è diventata la mia crema giorno di riferimento. È della Sisley, un brand che, se conoscete, saprete essere carissimo, ma come vi ho detto credo anche nell'ultimo video dei prodotti preferiti, quello di febbraio se non ricordo male, dopo una certa età secondo me è davvero importante investire più nella cura della pelle che non nel trucco, se uno deve porsi questa scelta, e quindi ho optato per la Hydra Global, che è una crema anti-età ad idratazione intensa che secondo me fa davvero la differenza. Sono un rapper, faccio le rime e mamma mia la vecchiaia. In ogni caso è davvero una crema idratazione intensa. Mi piace anche molto il packaging perché rende facile prelevare il prodotto. Oggi il cervello proprio brain farts, così fuochi d'artificio. È molto facile arrivare al prodotto senza sporcarsi troppo le mani. Preferisco questo tipo di packaging rispetto al classico vasetto. Questo è quello che volevo dire, la fatica. Andiamo avanti, questo perché sto cercando di essere veloce, poi succede che mi si inciccia il cervello.
Sempre in tema di prodotti cari e per la cura della pelle, una crema per il contorno occhi di La Mer, l'ho finita, è durata molto, questo va detto, è cara ma dura molto a lungo, volevo controllare, ma è finita, infatti è finita. Mi è piaciuta, anche se, a essere onesta, ci sono secondo me delle creme per il contorno occhi altrettanto valide, non mi ha proprio conquistata al 100%, è un'ottima crema, si stende facilmente, anche il suo applicatorino che ho tenuto perché lo trovo molto comodo, con la parte in alto tonda in metallo che permette di stendere delicatamente ma a fondo le creme per il contorno occhi, però è davvero tanto cara e non ho trovato delle differenze sostanziali rispetto ad altre creme per il contorno occhi, infatti non l'ho ricomprata e non credo che la ricomprerò, quindi questo è un pollice a metà. Tanto per restare in tema, di nuovo una crema per il contorno occhi, questa volta è la Black Tea Age Delay Eye Concentrate della Fresh. Come sapete la Fresh è uno dei miei brand preferiti in generale, si colloca un po' in una via di mezzo per quel che riguarda la gamma dei prezzi, quindi non è carissimissimo, non è neanche drugstore, ha dei prodotti ottimi, trovo che il rapporto qualità-prezzo sia sempre niente male. Questa crema mi era piaciuta, ha anche un ottimo profumo con un vago sentore di tè, anche perché ha il tè nero. Non è una crema sconvolgente, non fa miracoli, ma questo credo quasi nessuna. In ogni caso mi era piaciuta, anche se non l'ho ricomprata, anche perché, se non sbaglio, dopo questa ho utilizzato quella della Mer e adesso ne ho presa un'altra. Non so se spoilerarvi, non ho ancora iniziato a utilizzarla perché ho finito quella della Mer fondamentalmente stamattina, quindi non ve lo spoilerò. Andiamo avanti, restiamo in tema di creme molto meno scicchettose. Una crema per le mani della Body Shop, adoro le creme mani della Body Shop perché hanno 1000 profumazioni tra le quali scegliere, questa per la precisione è quella al cocco, e sono sempre prodotti piacevoli da utilizzare. Una crema mani che vi consiglio, massima resa, minima spesa, quindi pollice su. Un'altra crema, questa volta per il corpo, di nuovo Body Shop, della linea Spa of the World, che come vi dico sempre è la linea un po' più alta di Body Shop. Atlantic Seaweed Cream, anche questa credo di averla inserita in uno dei miei video dei prodotti preferiti, mi è piaciuta molto, è una crema alle alghe atlantiche, mi ostino ad aprire i barattoli ogni volta, aveva una consistenza molto particolare, quasi in gel, molto fresca, forse più adatta all'estate che all'inverno, per quanto io l'abbia utilizzata ciò nonostante in inverno. La profumazione particolare ricorda un po', è una profumazione marina, non so come altro definirla, è un appunto gel creme per il corpo, idratante, revitalizzante, mi è piaciuta molto. In generale la linea Spa of the World di Body Shop mi piace quasi sempre, anzi forse c'è stato solo uno scrub che non mi ha entusiasmato, tutto il resto che ho provato mi è piaciuto, quindi pollice su. Mi tolgo subito di mezzo i due grandi classici che non mancano mai, ma proprio mai, nel mio video degli empties: Bioderma e Bifacil di Lancôme. Acqua micellare Sensibio H2O oppure Crealina H2O. Bifacil crema, buonanotte, crema struccante occhi bifasico di Lancôme. Questi sono i due prodotti per me irrinunciabili che utilizzo ogni santissimo giorno. Ve ne mostro solo due, in realtà ne avevo messi da parte 4, 2 e 2, 3 e 2, scusate, perché vanno via come il pane e me li tolgo subito di mezzo. Andiamo avanti. Cambiamo genere con il Blender Cleanser, credo di avervene parlato in precedenza. Questo è un prodotto per pulire i pennelli da trucco e il Beauty Blender. Mi piace da impazzire perché pulisce veramente a fondo, ne basta poco per togliere ogni residuo dai pennelli, anche dal Beauty Blender, funziona da Dio. Questo io l'avevo preso online sul sito Beauty Bay, non riesco mai a trovarlo da Sephora o in nessun altro posto di facile accesso. Ne ho un'altra in versione più piccola e quindi devo già iniziare a cercare dove riacquistarlo, perché senza ombra di dubbio è il prodotto che amo di più per pulire pennelli e Beauty Blender. Non so già più dove appoggiare la roba, ma andiamo avanti. Maschera viso della Fresh, Umbrian Clay Mattifying Mask, una delle mie maschere viso
a base d'argilla preferite, anzi mi sento di dire la mia maschera a base di argilla preferita fra tutte quelle che ho provato ad oggi, perché è molto molto delicata, quindi adatta anche a chi ha una pelle sensibile, non la lascia eccessivamente tirata e non la secca, va però a rimuovere l'eccesso di oli dalla pelle e a purificarla e detergerla a fondo. È una maschera a base di argilla, l'ho già detto 27 volte, basta semplicemente stenderla sul viso, la si lascia poco, infatti da 3 a 5 minuti, e poi la si risciacqua e veramente la pelle risulta detersa a fondo senza tirare e senza essere troppo secca, quindi ve la consiglio tantissimo, trovo che funzioni meglio di molte altre maschere della stessa tipologia. Restiamo su Fresh, visto che ancora vedo altri due prodotti. Uno è questo, il Rose Deep Hydration Facial Toner, un tonico per il viso a base di rose con estratto di rose, all'interno c'erano anche i petali di rosa che fluttuavano nel tonico. La profumazione è pazzesca, perché ovviamente è a base di rosa ed è una fragranza che io adoro, un tonico che mi è piaciuto alla follia. Non l'ho ancora ricomprato perché la Fresh, come sapete, è un po' difficile da trovare, anzi in Italia è introvabile, quindi la prossima volta che andrò in Francia lo riacquisterò perché mi è piaciuto veramente tanto. Mamma mia, sto parlando veramente, anzi sto cercando, non so se ci riesco, di parlare velocissimo, non c'ho più voce. Andiamo avanti. Dicevo che c'era ancora un altro prodotto della Fresh, della Rose Deep Hydration Face Cream, che va un po' a braccetto con il Rose Deep Deep Hydration Facial Toner, sono della stessa linea, una crema per il viso a base di nuovo di rosa che va a nutrire e idratare la pelle. Mi era piaciuta molto, soprattutto la profumazione, come ho detto adoro la fragranza alla rosa, in questo caso in una versione molto fresca. La crema era delicata, facile da stendere, si assorbiva in fretta, mi è piaciuta, è una crema idratante, forse più adatta a pelli leggermente più giovani perché non ha una grande azione anti-età, è più che altro una azione idratante. Non l'ho riacquistata, anche se per me comunque è un pollice su e mi è piaciuta discretamente. Per i capelli ho di nuovo due grandi classiconi, ve li mostro insieme anche se non sono dello stesso brand, ma io li utilizzo ormai da anni in abbinata. Il mio shampoo preferito, che è quello di John Frieda, il Full Repair, per capelli comunque trattati e fortemente stressati, perché come sapete io i capelli faccio sempre mille cose, decorazioni, colori, pim pum pam, insomma ho bisogno di uno shampoo che vada un po' a ridargli vita. E poi questo, che è la mia maschera preferita in assoluto, la Caviar Anti-Aging Moisture Intense Oil Creme Deep Conditioner, tanta roba, fondamentalmente una via di mezzo tra una maschera per capelli e un balsamo, che è studiato proprio per capelli molto secchi e molto trattati, eccoli qua, e fa davvero la differenza. È privo di parabeni, privo di solfati, privo di colorazioni sintetiche, insomma abbastanza naturale, funziona da Dio. La figata è che basta tenerlo in posa 3 minuti, quindi non è una di quelle maschere che bisogna tenere su per un quarto d'ora, che a me invece un po' irrita, soprattutto perché il terzo prodotto finito che vi mostro è di nuovo per i capelli e va tenuto su almeno 10 minuti ed è il famosissimo Olaplex. Io mai più senza, da quando l'ho scoperto, perché è veramente un prodotto rivoluzionario che cambia la texture dei capelli, soprattutto quando i capelli sono molto trattati come i miei. È una sorta di Hair Perfector, di rigenerante per capelli, che va quasi a ricostruirli dall'interno. Si stende sui capelli umidi prima dello shampoo, lo si lascia agire per almeno 10 minuti, ma se volete tenerlo su un'ora gli fa solo del bene ai nostri capelli trattati. E davvero fa la differenza, si spezzano molto di meno, risultano più lucidi, più sani, nonostante i vari trattamenti ai quali io li sottopongo. Quindi questo per me è un doppio pollice alzato. L'ho già ricomprato, ne ho già ricomprate 2 confezioni perché lo uso almeno una volta alla settimana. Poi cos'altro abbiamo? Kiehl's detergente viso
una confezione gigantesca. In realtà questo detergente lo usiamo un po' tutte e due, sia io che mio marito, mi è durato un'eternità, mi piace molto. È quello Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash, un gel detergente per il viso da utilizzare al posto del sapone la mattina, la sera, insomma quando volete lavarvi la faccia. Non è irritante, è molto delicato, non tira la pelle, a differenza del sapone che io non riesco più, ma ormai da anni, a utilizzare, perché dopo che mi sono lavata la faccia mi sembra che mi si crepi la pelle e mi caschi. Invece con detergenti più delicati come questo non ho nessun problema, infatti l'ho finito. Non l'ho riacquistato perché in questo momento sto utilizzando quello della Fresh, il Rose Foaming Face Wash, forse, che vi ho già mostrato sicuramente in altri video dei prodotti preferiti e forse anche in un qualche altro video degli Empties, perché sono prodotti che alterno un po'. C'è ancora una fraccata di roba, dai, forza, forza! Maschere viso in versione o come si chiamano, rubber mask o quelle in tessuto, ve le faccio vedere tutte insieme. Ne ho due della Dr. Jart, la Firm Lover e la Hydration Lover. Sono in rubber mask, quindi non in tessuto ma quelle in plastichina morbidina, che quando te le metti sembri veramente un personaggio di un film dell'orrore. Mi sono piaciute entrambe tantissimo, non le ho ancora ricomprate perché ho un sacco di altre maschere da provare, quindi anche no. Mi piace un po' meno che queste maschere uno le deve tenere veramente un'eternità, 30-40 minuti, e queste sono divise in due parti e quindi tendono anche a scivolare un po' di più. Io di solito le uso con il mio tieni maschera che vi ho mostrato in qualche video in passato. Magari, se mi ricordo, metto anche il link al tieni maschera sul mio blog, casomai vi interessasse, perché non l'ho ancora detto forse, ma se qualcuno dei prodotti dei quali vi sto parlando vi sconfinfera, volete saperne di più, volete conoscere i prezzi, insomma volete avere maggiori informazioni, io vi invito a fare un salto sul mio blog, trovate il link nella info box qui sotto, e sul blog trovate la lista di tutti questi prodotti con link diretti per eventualmente acquistarli o avere maggiori informazioni. Detto tutto, andiamo avanti. La terza maschera che vi mostro invece è in tessuto, è della Garnier, la Skin Active Moisture Bomb Tissue Mask. È una maschera super idratante, mi è piaciuta tantissimo, è quella che facevo nell'ultimo vlog dalle Maldive, se l'avete guardato. Se non l'avete visto, volendo, lo trovate qui. Mi è piaciuto molto, il rapporto qualità-prezzo è interessante, è più facile da reperire perché è della Garnier, insomma per tutte e tre comunque pollice su. Prendiamo fiato, mancano solo più 4 cose, dai! Crema viso, ancora una volta crema viso della Sisley, anche questa molto molto cara, Intensive Tagescreme Meat Botanisch Extract, per qualche motivo è scritto in tedesco, lo sto leggendo dal lato sbagliato. Intensive Day Cream with Botanical Extract, una crema giorno con estratti botanici, intensa, fitoaromatica, è la crema che ho provato prima di scoprire la Hydra Global. Mi era piaciuta, non l'ho riacquistata perché poi ho scoperto questa che mi piace molto di più, sia per il packaging, come dicevo poc'anzi, ma anche proprio per i benefici che dà, quindi per il prezzo secondo me non mi ha conquistato, ecco, mettiamola così. Poi ho un altro prodotto che ho finito, della Sampar o Sampar, l'avevo preso da Sephora, che adesso credo non lo venda più, ed è un peeling Equilibre Foam Peel, sì, praticamente è come fosse un detergente per il viso che però ha un effetto peeling. Lo usavo spesso in doccia per rimuovere un po' dei sedimenti che abbiamo costantemente sulla pelle. Mi è piaciuto, non mi ha fatto impazzire, non lo si trova poi più tanto facilmente da Sephora, quindi non l'ho riacquistato e non credo che lo riacquisterò, anche perché ai peeling preferisco sempre un po' di più gli scrub per il viso. Ve la butto lì. Penultimo prodotto, mentre sto per avere un problema di asma, detergente doccia schiuma, chiamiamolo bagno e doccia schiuma, chiamiamolo così, di Laura Mercier Body and Bath, infatti, alla Almond Coconut Milk, ovvero mandorle e latte di cocco. Mi piace tantissimo, è uno dei miei doccia schiuma preferiti perché è molto
molto vellutato, molto voluttuoso. Quest'oggi mi piacciono le parole vellutato e voluttuoso. È abbastanza caro come tutti i prodotti di Laura Mercier, ma la profumazione è pazzesca, l'adoro. Abbastanza dolce, quindi se non amate le profumazioni dolci forse non fa per voi. Un ottimo doccia schiuma che si può utilizzare anche in vasca, quindi doppio uso. Per me pollice su. E ultimo prodotto, fondotinta della Hourglass, l'Immaculate Liquid Powder Foundation Mattifying Oil Free. Credo di averlo messo in un video dei miei prodotti preferiti, ma mesi e mesi fa. L'ho finito, il che qualcosa vorrà ben dire. Non mi ha fatto impazzire, all'inizio me ne ero abbastanza invaghita, poi a forza di usarlo però ha questa texture che da liquido diventa matte, opaco, e tende un po' a fare l'effetto mascherone. In più, come sempre, ci azzeccassi una volta con le colorazioni, era leggermente, o perlomeno era diventato leggermente troppo chiaro per la mia pelle, quindi sembrava un po' una maschera del teatro Kabuki. L'ho finito mischiandolo con altri fondotinta per renderlo un po' meno matte, un po' meno mascherone. Non l'ho ricomprato, non credo proprio che lo ricomprerò, soprattutto perché in questo momento credo di avere sotto mano 7-8 fondotinta, quindi direi che possono assolutamente bastare. Siamo arrivati alla fine, non è vero? Pensavate? Ho scovato al fondo della scatola degli Empties ancora questa, che è una maschera per il contorno occhi della Star Skin, di quelle di nuovo in tessuto che si applicano appunto sul contorno occhi. Mi è piaciuta tantissimo, ne ho ancora un'altra confezione che sto salvaguardando perché non è facilissima da trovare. Devo infatti cercare di ricordarmi dove l'ho presa, sicuramente online. In ogni caso per me è un pollice su perché va a idratare la zona del contorno occhi, ma allo stesso tempo è molto molto delicata. Ragazzi, non so quanto durerà questo video, mi aspetto che duri tantissimo, quindi se siete ancora con me, complimenti, complimentoni, anzi se siete ancora con me, commentate qua sotto, gliel'ho fatta, sono arrivata fino alla fine, io vi vorrò un mare di bene come ogni volta. Se siete fino qua, siete ancora con me, siete delle grandi. Fatemi anche sapere di tutti i prodotti che vi ho mostrato, tra quelli che ho appunto terminato recentemente, qual è il vostro preferito, quale vi ha incuriosito di più. Come sempre, se avete delle domande non esitate a lasciarmele nei commenti qui sotto. Direi che non c'è altro. Se questo video vi è piaciuto, io vi invito come ogni volta a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se non l'avete ancora fatto, cosa aspettate? Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Io per oggi vi saluto, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!